Le due principali linee narrative del posto in cui mi trovo ora sono il Medioevo e il Natale. Mi trovo a Rothenburg ob der Tauber. Oggi questo piccolo centro bavarese della media Franconia è noto ai più per i mercatini di Natale, ma il suo fulgore risale al Medioevo. E si passeggia in una scenografia medievale perfettamente conservata che è magnifica. Si riescono ad ammirare proprio i dettagli architettonici degli edifici dell'epoca. Dopo ci passiamo. So there was a permanent threat. People had to think about security all the time. Every evening with beginning of darkness, all the bells were rung from all the clock towers to inform everyone who was still outside to get back in. All'epoca di Carlo Magno, la città era talmente importante per i suoi commerci che raggiunse il rango di città imperiale. Erano diversi i popoli, le tribù germaniche. C'erano i sassoni, i bavari, gli alemanni, ma i franchi si imposero presto come una delle più importanti, grazie a Carlo Magno che appunto fondò un impero vastissimo. Si respira davvero il Medioevo qui a Rothenburg. Gli edifici residenziali sono ancora del 400-500 e sono dei manifesti dell'architettura medio-francona a graticcio. Le geometrie dei telai di legno disegnano le facciate e caratterizzano il paesaggio urbano, ma la loro scelta era squisitamente funzionale. Erano stati scelti perché più economici rispetto alle pietre che invece venivano impiegati per edifici nobiliari. Il telaio di legno veniva tamponato con argilla e paglia, una soluzione molto più economica della pietra, ma che rendeva molto più frequenti gli incendi. La ricchezza di una famiglia la si misurava infatti dal numero di piani in pietra. Questa casa in particolare è molto nota, molto fotografata perché è la casa di Geppetto, ovvero quando gli artisti, i produttori del Pinocchio della Disney dovettero scegliere un posto da cui ispirarsi per definire il setting del film, vennero qui a Rothenburg, in questa parte urbana in particolare, e in questa casa Geppetto, secondo la fiaba, avrebbe costruito il proprio Pinocchio. Durante la guerra dei 30 anni, nella prima metà del Seicento, Rothenburg fu assaltata dai francesi più volte. We got the city rights 1274 and Rothenburg was conquered first time in 1631. Not bad. But then it happened in only 3 days and it was changing everything. Sentite il gorgogliare dell'acqua, sembra quasi il ruscelletto che scorre tutto attorno al borgo di Rothenburg. Qua il connubio tra architettura medievale e natura è ancora fortissimo ed è il carattere principale di questo luogo che lo rende così attrattivo per il turismo internazionale. Il borgo è accarezzato dal fiume Tauber che ha modellato la verde vallata e lungo cui si snocciolano mulini convertiti in piccole pensioni. Una placida atmosfera campestre entra nell'agglomerato urbano di Rothenburg con i tanti giardini privati. Oltre la cortina di pietre di alcuni edifici come questo si trova proprio un fazzoletto di campagna, dei giardini verdissimi. Per secoli la giustizia a Rothenburg veniva amministrata in maniera crudele, come racconta il Museo della Criminologia. I fornai che per risparmiare impastavano il pane con il bicarbonato al posto della farina venivano messi in delle gabbie e gettati nel fiume. Because the citizens, they could walk to the guy and insult him, laugh at him and do all kinds of verbal attacks. So this baker lost his honor in front of everybody. Oltre agli incendi frequenti, è stata soprattutto la seconda guerra mondiale a distruggere una parte, una fascia del borgo di Rothenburg, che poi è stata ricostruita.
Oggi Rothenburg è una cittadina di 11.000 abitanti, 2.700 soltanto nel nucleo storico, e però è talmente turistica che prima della pandemia faceva numeri del tipo 2,5 milioni di turisti all'anno, così nel 2019. Un terzo degli abitanti di Rothenburg è impiegato nel turismo. Turismo che per la metà è tedesco, l'altra metà straniero, soprattutto americano e giapponese, oltre che europeo. Turismo che è particolarmente forte a Natale con i mercatini, però come vi dicevo qua a Rothenburg il Natale si respira tutto l'anno, in particolare grazie alla storia di questa famiglia di imprenditori che hanno ricostruito un villaggio natalizio che anche con la calura estiva si può frequentare. Ma mi interessa raccontare la loro storia soprattutto perché hanno aperto anche un museo del Natale attraverso cui si riesce a ripercorrere di fatto la storia della società tedesca attraverso il modo in cui ci si approcciava al Natale, veniva celebrato il Natale, il modo in cui è cambiato l'artigianato, i materiali. E quindi entriamo subito per farci raccontare qual è questa storia così significativa dell'identità di questo posto della Media Franconia. The shop started in 1964 with the couple Katie and Wilhelm Wohlfahrt. They had the idea to open a year-round Christmas shop because they made a very special Christmas gift to some American friends, and they said, why don't you sell it year-round? The Christmas Village opened in 1981, and it was the idea of the son of the founders. We see like thousands of pieces. Where are they designed and where are they produced? 80% of them are produced in Germany or in Europe. Most of them are designed by our own designers. All designs then are made in the Saxonian area in Germany with these old traditional manufacturers who have made Christmas items since centuries. In Germania amano il Natale e molte delle decorazioni natalizie conosciute in tutto il mondo sono state create qui. Germany is the core of Christmas decorations, and you can see a change through history in having Christmas decorations at home. Since 1830, you have the glass balls on the Christmas tree. You have of course, you have straw stars. You have embossed cardboard ornaments. You have Santa Claus figurines, especially the German type. The Weihnachtsmann figurine. And do you think are having more fun children or adults? I think there's no big difference. But it's Christmas all year long. Yes. All right, so Merry Christmas. Merry Christmas to you. Nella prossima puntata il viaggio in Franconia culminerà a Norimberga, tra birrifici sotterranei e il ricordo della Seconda Guerra Mondiale. Iscriviti al canale di Un Reporter in Valigia.